Buongiorno e bentornati nel mio canale. Innanzitutto vi chiedo scusa per la voce, ma sono molto chiuso e molto influenzato dal ritorno del viaggio e non ci riesco a farmela passare. Però non potevo mancare per una ricetta per questo Natale. Quindi oggi vi voglio presentare i cappelletti, una ricetta tradizionale delle Romagnola, i cappelletti, perché si contendono tortellini che sono emiliani, cappelletti che sono romagnoli. Come sapete sono di Urbino, ai confini con la Romagna, quindi abbiamo un'influenza sulla pasta romagnola e facciamo i cappelletti. Non li facciamo esattamente con il ripieno come fanno in Romagna, ma adesso andiamo a vedere come li facciamo noi, che rimangono un pochettino più succosi. Nel frattempo vi voglio parlare anche qual è la differenza tra i tortellini e i cappelletti. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono. Ci servirà la cipolla, un po' di burro, carne di manzo e carne di maiale. Come prima cosa andiamo a tagliare la cipolla, come vedete non è tanta, a pezzi grossolani e la mettiamo dentro una padella. Gli aggiungiamo una noce di burro, non troppo, anche questo, e poi lo mettiamo a soffriggere piano piano a fiamma non troppo alta, che si deve sciogliere piano piano e appassire la cipolla. Nel frattempo andiamo a tagliare la carne. È importante non usare il macinato, ma usare carne a pezzi grossi, in modo che si cuoce piano piano, si insaporisce e rimane più morbida, non si asciuga, non diventa secca, come potrebbe diventare il macinato se lo andiamo a cuocere troppo. Come dicevo prima, la differenza tra il tortellino e il cappelletto sostanziale è nel ripieno. Il ripieno del tortellino, che ricordiamo è emiliano, non si capisce bene se di Modena o di Bologna, se lo contendono loro, è fatto con il lombo di maiale, il prosciutto crudo e la mortadella. Poi viene aggiunto il parmigiano reggiano, la noce moscata e le uova. Mentre per quanto riguarda il cappelletto romagnolo, viene fatto con il pollo, con il maiale, con la vitella e con il manzo. La versione che vi sto facendo io è solo con il manzo e il maiale. A noi qua da queste parti ci piace di più così perché rimangono più succosi. Come vedete i pezzi non li sto facendo né troppo piccoli né troppo grossi, andiamo a tagliarlo tutto così, sia il manzo che il maiale. I tortellini sono registrati, è una ricetta registrata e quindi è così, punto. Così si fa e così bisogna eseguirla. Mentre per i cappelletti non c'è una ricetta specifica, non c'è registrato niente, quindi ognuno un po' li fa a piacimento. Finito di tagliare tutto il manzo, facciamo la stessa cosa anche per il maiale. È tradizione qua nelle nostre zone a fare i cappelletti per le feste, soprattutto per Natale. Le settimane prima che precedono il Natale ci si riunisce tutti assieme in famiglia e si fanno i cappelletti tutti assieme. È anche un modo per parlare, per stare assieme, per condividere e per tramandarsi anche questa ricetta. Come sapete non sono originario di qua, però mi sento molto più marchigiano che piemontese, perché ho vissuto praticamente tutta la mia vita qua nelle Marche. Poi da quando mi sono sposato, che ho conosciuto la famiglia di mia moglie, sono entrato proprio nella tradizione loro. Ho imparato tante cose culinarie da parte di mia suocera. Controlliamo la cipolla, giriamo per farla appassire bene. Come vedete il burro soffrigge leggermente, ma non viene né bruciato né fritto. Una volta appassita, vedete non ha neanche preso troppo il colore, ma ha cominciato a rilasciare un po' del suo sapore nel burro. Ci versiamo giù tutta la carne tagliata. La spargiamo bene e cominciamo la cottura, che non deve essere troppo aggressiva, quindi alziamo leggermente un po' la fiamma, ma non troppo, e gli mettiamo il coperchio. Quando si comincia a cuocere la carne, gli diamo una girata per separarla un po'. Vedete ha fatto un sacco di acqua e bisogna farla asciugare tutta. E ora che ha cominciato a cuocere, gli andiamo ad aggiungere un po' di sale e pepe, non troppo. Poi ricopriamo e continuiamo la cottura. Verifichiamo se si è consumata l'acqua e la carne è cotta. Perfetto, possiamo spegnere il gas e lasciamo qua da una parte a raffreddare un attimo. Ora che si sono raffreddati un po' possiamo macinarli.
mettiamo nel tritacarne e cominciamo a dargli la prima macinatura. Finito di macinare tutto, versiamo la carne appena macinata nella padella e diamo il secondo passaggio e la rendiamo così fina. Terminato di macinare tutto, andiamo a condirlo. Prima cosa che dobbiamo fare, assaggiamo. Manca un po' di sale, però dopo con l'aggiunta del parmigiano penso che sia sufficiente. Adesso gli andiamo a mettere un po' di limone grattugiato, la buccia, mi raccomando solo il giallo e non il bianco, ci va una bella grattugiatina di limone. Poi gli aggiungiamo un po' di noce moscata, io adesso ce l'ho macinata, ma sarebbe molto meglio quella intera e macinarla al momento, molto più saporita. Poi gli diamo una bella girata prima di aggiungere gli altri ingredienti. Poi gli aggiungiamo il formaggio, non siate avari di formaggio, mettetene pure, che deve essere bello saporito. E poi gli andiamo ad aggiungere le uova. Iniziamo con 3 uova e poi vediamo se ne servono altre. Impastiamo bene, deve venire un impasto compatto, quindi non che si sbriciola, ma nello stesso tempo non troppo morbido, perché altrimenti si attaccherebbe troppo nelle mani quando andiamo a fare i cappelletti. Aggiungiamo un altro uovo, ancora si sbriciola, quindi aggiungerei anche il quinto. Mi raccomando, prima di fare questi lavori, le uova lavatele e asciugatele subito, in modo che non gli vada dentro l'acqua. E si dà una lavata con l'acqua e il bicarbonato, in modo da togliere le eventuali salmonelle che potrebbero esserci. Assaggiamo. Direi di aggiungere ancora formaggio e ci vanno un altro paio di uova. Direi che ci siamo. Assaggiamo ancora. Un po' sciapo, manca sale. Finiamo di impastare bene e poi andiamo a fare la pasta. Per la pasta ci serviranno 1 chilo di farina e 10 uova rosse per pasta. Questo è finito, facciamo tutte le palline così e le teniamo qua da una parte. Come vedete l'impasto è morbido ma non si appiccica. Mettiamo 1 chilo di farina nel bicchiere dell'impastatrice, mettiamo nell'impastatrice il gancio, poi qua rompiamo le uova. Adesso che abbiamo verificato che sono tutte a posto, le buttiamo giù. Chiudiamo l'impastatrice, mettiamo il suo coperchio e iniziamo a far lavorare piano piano. Arrivati a questo punto controlliamo e direi che la possiamo finire a mano. Mettiamo tutto sul piano di lavoro e andiamo a finire a mano piano piano fino a renderla liscia, tutta compatta e liscia. L'impasto è bello liscio, lo dividiamo, facciamo delle pallottole. Una volta che li avremo resi lisci in questo modo, li mettiamo qua a riposare coperti da un foglio trasparente per non fargli prendere l'aria e così non si asciugano. Cominciamo a stendere la sfoglia. La giriamo, la rigiriamo sul mattarello e con i palmi della mano, stando attenti a non prendere troppo nel mezzo perché nel mezzo diventa più fina da sola, gli facciamo questo lavoro qua fino a renderla un velo. Io preferisco lavorare nel tavolo di marmo per stendere la sfoglia perché è più freddo, meno poroso del legno ed è sicuramente più dritto. Poi per andarla a tagliare e chiudere i cappelletti la trasferisco nella tavola di legno che è più porosa e fa respirare meglio la pasta. Adesso la stendiamo nella tavola di legno, poi con le rotelle multiple andiamo a tagliare tutti i quadratini. Se vi piace questa ricetta fatemelo sapere nei commenti qua sotto e poi sostenete il canale con un bel like e iscrivetevi così da non perdere anche le prossime ricette. Facciamo combaciare i 2 lembi e poi li richiudiamo così a triangolo e poi li chiudiamo così. La differenza invece con i tortellini, oltre che al ripieno, i tortellini vengono chiusi così, sembra triangolo, poi qua gli si lascia il buco in mezzo e gli si tira su così. E queste sono le 2 differenze delle chiusure e così proseguiamo per tutti gli altri.
Tradizionalmente i cappelletti vengono mangiati con un brodo di manzo o un brodo misto con la gallina, il cappone, il biancostato. C'è Buona? No, no. Sì, condita bene. Sa molto di al limone. Molto di limone. Ci avete messo il limone? Sì, ma non tanto. Ho messo mezzo limone all'incirca per 1,5 kg di, anzi era 1,6 kg di carne. Abbiamo finito tutti i cappelletti, adesso li mettiamo tutti nel vassoio. Giù nel brodo e buon appetito!